Bentornati amici sul canale Il Divo della Pizza. Oggi andiamo a vedere un unboxing davvero interessante. Come vedete qui davanti a me abbiamo il nuovo forno il Lillo Extreme. È disponibile anche la versione standard, poi andiamo a vedere un attimo quali saranno le differenze. Vi dico già, la consegna è avvenuta dopo circa 2 mesi dal momento in cui avevo fatto l'ordine online, quindi se mai lo volete sbrigatevi ad acquistarlo già da ora, altrimenti vi troverete come me a penare per circa 2 mesi. Qua sotto abbiamo un altro pacco davvero interessante, ma lo scopriremo più tardi. Che dire, bando alle ciance, andiamo a vedere cosa si trova all'interno. Bene, quindi abbiamo un bellissimo pezzo di cartone. Vabbè, questo non servirà. Ok, allora, qui abbiamo delle ricette consigliate da Morena e Lillo. Come vedete sono delle ricette scritte a mano, quindi una cosa molto casereccia, così come lo è proprio questo progetto, questo forno che andiamo a vedere. Quindi abbiamo la schiacciata romana, abbiamo la piadina romagnola, abbiamo la farinata ligure, abbiamo la ricetta per 6 pizze. Ok, quindi molto utile. Teniamole da parte. Ok, poi sempre all'interno del pacco troviamo un tarocco, utile per fare la pirlatura, per fare lo staglio delle pizze, eccetera, eccetera. Molto carino, molto solido. Poi andiamo a vedere cosa c'è ancora. Ah, ok, abbiamo lo scontrino valido per la garanzia del fornetto, e all'interno abbiamo un po' i dettagli di quello che è il forno. Ok, quindi solite cose, 100% made in Italy. Vabbè, poi me lo leggo con calma. Quindi scontrino, garanzia. E vabbè, è arrivato il momento clou di questo unboxing. Mamma che goduria, che goduria, che goduria. Ok, allora prima di andare a vedere il forno vediamo che abbiamo il libretto delle istruzioni per l'uso, quindi mi raccomando ragazzi, leggetelo sempre, così da evitare di danneggiarlo con usi scorretti. Vabbè, poi lo andrò a leggere anch'io con calma, ma già credo di essermi informato abbastanza. Sono 2 mesi che leggo online le caratteristiche di questo forno, che adesso andiamo a vedere. Allora, il forno di per sé è molto semplice, come potete vedere. Si tratta banalmente di una cupola realizzata interamente in lega di alluminio alimentare, del peso di 4,5 kg, quindi comunque ha una buona massa in grado di restituire poi il calore in maniera costante alle nostre pizze che andremo a cuocere. Abbiamo qui di fronte una maniglia estraibile, ok? Mi raccomando ragazzi, quando lo andiamo a utilizzare è fondamentale estrarre la maniglia, perché se non la estraiamo questa rimane troppo vicina alla cupola, che avrà una temperatura esagerata e tenderà a colare il manico. Quindi mi raccomando, ricordatevi sempre di estrarre il manico. Qui facciamo vedere, abbiamo delle rondelle in ceramica, ok, spero che le vediate. Ceramica che è stata pensata apposta per isolare dal calore della cupola alla maniglia. Le stesse rondelle in ceramica le abbiamo dalla parte dello spinotto, dove poi qua all'interno avremo anche il termoprotettore che permetterà al forno di salvaguardare la sua integrità, proteggendo nel momento in cui il forno tende a superare una certa soglia di temperatura. Anche qui vediamo abbiamo delle rondelle in ceramica, e come suggerito da appunto gli ideatori di questo fornello, le 2 che sono presenti sulla maniglia non sono strettamente necessarie a questo punto, ma sono praticamente di scorta, quindi nel momento in cui vi si rompano 1 o 2 di queste rondelle potete andare ad utilizzare queste come rondelle di scorta. Qui all'interno abbiamo il termoprotettore, il quale è collegato poi alla spina da collegare alla presa della corrente per attivare il forno.
Ovviamente il cavo è completamente realizzato con un cavo resistente alle alte temperature, perché questo forno ha al suo interno una resistenza da ben 1500 watt, che è questa, 1500 watt, che permette quindi di raggiungere davvero temperature molto elevate. Ok, aprendo abbiamo visto che qua all'interno abbiamo un altro foglio, ok, in cui appunto viene specificato di allontanare la maniglia quando si utilizza il forno. Ok, e qua abbiamo il piatto dove poi andranno adagiate le nostre pizze. Come vedete ragazzi, questo forno è fantastico, tanto fantastico quanto semplice, perché come potete aver avuto modo di vedere non ha alcun tipo di elettronica o qualsiasi cosa di sofisticato, è semplicemente una presa della corrente collegata alla resistenza. Quindi metti la spina nella presa, il forno parte, togli la spina, il forno si spegne. Quindi molto semplice, rudimentale, quanto potente, poi lo andremo appunto a vedere. Che altro dire? Ok, ho capito, voi siete molto curiosi di andare a vedere cosa c'è in quest'altro pacco, vero? Ok, forse è arrivato il momento di aprire anche quello. Allora, spostiamo un attimo il fornetto, piano, perché se rovino il tavolo qui mi uccidono. Ok. Secondo voi qua dentro cosa c'è? Allora, questo pacco l'ho ordinato durante l'attesa del forno in Lillo, proprio perché sapevo che anche per questo il tempo richiesto d'attesa dall'ordine è già abbastanza elevato, si parla di circa 3 settimane. Diciamo che è un oggetto che va benissimo abbinato a questo forno. Vabbè, avrete capito di cosa stiamo parlando. Andiamo a vedere cosa c'è qua dentro. Ebbene sì ragazzi, ebbene sì, avete capito bene, si parla del biscotto da 33 cm per forno in Lillo, fatto dall'azienda Fiesoli Arte. Non ho alcun tipo di rapporto con l'azienda, quindi ve lo sto semplicemente facendo vedere, quindi non ho alcun tipo di guadagno dall'azienda. L'ho acquistato perché seguendo vari forum, vari gruppi online, ho visto che consigliavano l'abbinata di questa pietra al forno in Lillo per avere la massima resa. Vi dico già che i due fondatori appunto di questo progetto in Lillo sconsigliano vivamente l'utilizzo di questa pietra, di questo biscotto, perché il forno già di per sé in una decina di minuti arriva alla giusta temperatura per cuocere delle ottime pizze. Se voi aggiungete questo biscotto, quello che succede è che il vostro forno otterrà delle temperature ancora più elevate e più difficilmente gestibili, quindi dovete davvero stare molto attenti, specialmente a quei momenti di pausa tra una pizza e l'altra. Se siete in compagnia e state facendo, non so, 10 pizze, dovete essere molto veloci dal togliere una pizza e infornarne un'altra, perché altrimenti con l'utilizzo di questa pietra il forno raggiungerà anche molto semplicemente temperature attorno ai 500 gradi e oltre. Questo cosa può causare? Può causare che la temperatura qua sopra, visto che la resistenza scalda da qua, la temperatura della cupola tenderà ad aumentare molto velocemente, facendo riscaldare il termoprotettore, rischiando di colare questa parte e danneggiare il fornetto. Quindi io ve lo dico, Lillo e Morena vi diranno sempre: non usate il biscotto, perché il forno non è stato studiato per essere utilizzato con il biscotto a certe temperature. Quindi loro vi dicono: scaldate il forno 10-12 minuti, infornate la pizza, 2 minuti la pizza è pronta, infornate subito l'altra. Quello è l'utilizzo che dovete farne. Poi se come me volete rischiare, acquistare la pietra per riuscire ad avere una pizza sempre più simile napoletana, verace napoletana, allora beh, questo è l'acquisto ideale che fa per voi. Mi raccomando, state attenti. Ultima cosa, ecco, che mi stavo dimenticando di dire: questa è la versione il Lillo Extreme. La stessa azienda fornisce anche una versione standard, il Lillo Standard, che ha una resistenza invece di 1000 watt, quindi più pensato per un utilizzo da comuni mortali, non da malati di pizza come lo sono diventato io. Ovviamente, essendo un forno con una resistenza da 1000 watt contro i 1500, è un forno con delle prestazioni un pochino inferiori, ma comunque che per un utilizzo domestico va più che bene. Detto questo ragazzi, grazie per avermi seguito fin qui, andiamo a fare la prova. Quindi adesso andremo a cucinare la prima pizza
simil napoletana, all'interno del forno in Lillo con l'accoppiata pietra Fiesoli da 33 cm. A tra poco. Bene amici, ora passiamo alla prova del fornetto. L'abbiamo attaccato, l'abbiamo collegato e circa 20 minuti che ora è acceso, quindi resistenza incandescente, lui si sta scaldando, si sta portando a temperatura. Non sto utilizzando il gas perché con la pietra Fiesoli già abbiamo detto che riusciamo ad avere delle temperature elevatissime, quindi forno spento, fornello spento, forno acceso. Ora facciamo vedere dopo circa 20 minuti la temperatura che siamo riusciti a raggiungere con il pirometro. 405 gradi, ok? Quindi in circa 20 minuti siamo a 405 gradi. Ora passiamo alla stesura del panetto e proviamo subito questo fornetto. Passiamo ad infornare la pizza. Che emozione ragazzi! Ok, facciamo partire il timer. A 50 secondi andiamo ad effettuare la prima girata e tenere controllata la pizza. Ok, se vedete del fumo non vi preoccupate, non aprite, mi raccomando, perché altrimenti andiamo a rovinare quello che è la temperatura che siamo riusciti a raggiungere con questo forno. Quindi attendiamo un attimino. Ok, wow, che cottura. Ok, attendiamo un'altra trentina di secondi e la nostra pizza dovrebbe essere pronta. Diamo una controllata. Wow, guardate che risultato ragazzi, guardate. Questa è la nostra pizza napoletana fatta in casa. Perfetto ragazzi, quindi come potete vedere abbiamo avuto un risultato ottimo per essere la prima. Pensavo addirittura di bruciarla, quindi non mi resta che dire buon appetito a me e alla prossima.